Le basi di un metodo pratico di verifica delle 5 leggi biologiche. Due sono le condizioni necessarie e imprescindibili per comprendere il paradigma delle leggi biologiche. La prima condizione è quella di mettersi in una posizione di disponibilità a cambiare la testa. Cioè non sono conoscenze e nozioni da aggiungere al proprio sapere, ma è una forma mentis capovolta rispetto a ciò a cui siamo abituati. È quindi un percorso complicato e molto coraggioso. La seconda condizione è, come per ogni apprendimento che si voglia integrare veramente, totalmente nelle ossa, è sperimentare e verificare sul campo. Se per la prima condizione il fatto che tu stia guardando questo video è già un buon segno di disponibilità, per la seconda condizione voglio provare a dare qualche suggerimento pratico. Sia però molto chiaro che quello che si fa è un allenamento didattico e non è fatto per sostituire le diagnosi di un medico o cambiare eventuali cure. La prima credenza da scardinare è il principio che nasce da una visione popolare della psicosomatica, cioè che lo stress fa ammalare. Invece il corpo sta male, ovvero manifesta sintomi, quando è rilassato ed è uscito dallo stress, non il contrario. Ciò significa che quando hai un sintomo, nella quasi totalità dei casi hai già risolto il conflitto biologico. Per questo motivo la DHS è generalmente l'ultima cosa da cercare. Piuttosto è di interesse trovare la conflitto-lisi, cioè il momento in cui il corpo è entrato in fase di riparazione con i sintomi febbrili, i dolori e tutto il resto. Il gioco sta proprio nel concentrarsi sulla CL. Per comprendere questo principio è bene studiare almeno la seconda legge biologica o avere seguito le nostre conferenze introduttive gratuite. Allora, diciamo che hai improvvisamente un sintomo, come un rossore sulla pelle uscito una sera che nel pomeriggio non c'era, un mal di testa che di solito non hai, con il quale ti sei svegliato, un labbro improvvisamente un po' gonfio, un dolore alla spalla dall'ora di pranzo, ma che la mattina non c'era. Devi prendere a riferimento dei sintomi che non siano cronici, perché quel sintomo cronico che c'è più o meno sempre si genera spesso da una situazione che è talmente parte della tua vita e della tua identità che è molto difficile da vedere. Perché se la vedessi forse faresti qualcosa di diverso e il sintomo svanirebbe. Ed è proprio questo il caso, quello dove recidiviamo, dove ripetiamo e dove siamo immersi in qualcosa da cui non riusciamo a venire fuori, in cui diventa importante e forse anche indispensabile farsi aiutare da un professionista. Vediamo adesso qualche esempio per procedere. Dunque il procedimento è questo. Metti che hai un rossore all'interno delle braccia e un po' sulle spalle. Te ne accorgi la sera, ma il pomeriggio non c'era. Vai a cercare nella sezione Eziologia di 5LB Magazine un sintomo simile e trovi che l'epidermide è un tessuto che riduce funzione e sensibilità in fase attiva e non ha sintomi evidenti e invece gonfia arrossando in soluzione. Quel rossore è quindi una soluzione. Trovi anche che la pelle risponde alla percezione biologica della perdita di contatto. Cerchi di ricordare l'orario in cui hai avvertito il sintomo e lì vai a cercare pochi minuti prima, massimo qualche mezz'ora. Per quanto riguarda la pelle, può essere che non ti sei accorto subito del rossore perché magari era sotto i vestiti, non l'hai visto, magari non prude, non brucia e quindi te ne sei accorto più tardi. Però il fatto è che si deve andare a cercare pochi minuti prima che si è manifestato quel sintomo e si va a cercare quell'aneddoto in cui hai recuperato il contatto, cioè chi sei riuscito a riabbracciare, in senso materiale ma anche traslato, magari con una telefonata. Quindi
Qui bisogna essere precisi, non si può dire settimana scorsa o ieri, se stamattina il sintomo non c'era. Sono pochi minuti, massimo un paio di ore prima della comparsa del sintomo. Quando lo trovi, hai verificato il nesso e vedi proprio sulla tua pelle quanto il tuo corpo soffrisse con la separazione. Potrai anche pensare, sì, ma a me di quello non importa più niente, figuriamoci. È probabile, ma il corpo non mente, invece la nostra testa fa evoluzioni da circo. Forse potrai allora gioire di aver imparato qualcosa dal tuo corpo. In seguito curati come sempre fatto e come ritieni opportuno. Oppure facciamo un altro esempio. Ti svegli con un gran mal di testa, una cosa nuova per te. Vai a cercare nella sezione eziologia di 5 Magazine il mal di testa e trovi che è generato nella maggior parte dei casi da compressioni cervicali, che è tessuto mesodermico recente, che fa atrofia in fase attiva e in soluzione gonfia con compressione dolorosa dei nervi. Il dolore è quindi in soluzione. Trovi anche che il tessuto mesodermico risponde a non riuscire a fare qualcosa. E in particolare le cervicali sono non riuscire a essere all'altezza, soprattutto intellettuale, non riuscire a controllare qualcuno. Sai che ti sei svegliato la mattina con il sintomo, ma la sera non avevi niente. Allora, la notte, poco prima di andare a dormire, è successo qualcosa dove hai sentito ci sono riuscito. O perché hai discusso con qualcuno, o perché hai avuto una buona notizia, o sei stato bravo a fare qualcosa per cui eri teso. Se è un'emicrania, si può verificare anche la lateralità destra-sinistra, cioè l'emicrania è un mal di testa laterale che hai solo di qua o dall'altra parte. E se è sul lato non dominante, significa ci sono riuscito in relazione a mamma o figli, o chi è vissuto come tale, mentre sul lato dominante in relazione a papà, partner e tutti gli altri. In seguito curati come hai sempre fatto e come ritieni opportuno. Un altro esempio. Il labbro inferiore gonfio. Mezz'ora fa non lo avevi e adesso c'è questa strana protuberanza. Vai a cercare sull'eziologia di 5 Magazine un sintomo simile e trovi che la pelle del labbro è tessuto ectodermico che ulcera in fase attiva, ma spesso senza sintomi, e gonfia in soluzione. Siamo quindi in soluzione, PCL, di un sentito biologico che è perdita di contatto, proprio come abbiamo visto l'eritema sulle spalle. Sul labbro inferiore, che partecipa alla funzione del parlare, è una perdita di contatto verbale. La domanda da porsi è: con chi sono riuscito a parlare che da tempo non potevo? Chi ho finalmente mandato a quel paese? A chi ho detto quella cosa che ho aspettato tanto per dirla? Sia in senso materiale, sia in senso traslato, con un messaggio, una lettera, un'email. Anche qui è valida la lateralità, destra, sinistra. In seguito curati come hai sempre fatto e come ritieni opportuno. Nota che in questo procedimento devi prestare attenzione al sintomo, cioè la manifestazione fisica che vedi nel corpo, e non al nome che viene dato da una diagnosi. Per esempio, il nome herpes non ti dà alcuna informazione utile all'indagine, ma dovrai restare focalizzato su quello che succede concretamente. Il labbro è gonfio? Se sì, quello superiore, quello inferiore, il lato destro, il lato sinistro. Ci sono forse delle bollicine, ci sono delle croste, eccetera, eccetera. Nell'articolo di cui stiamo facendo il podcast trovi una spiegazione più dettagliata sull'indagine per i sintomi con ulteriori esempi. Siccome la materia è in fondo semplice, cioè molto lineare, ma è anche molto vasta, è importante rendersi conto che l'errore di valutazione e i rischi di fare interpretazione sono selvaggi e indomabili, specie alle prime armi.
Si prendono enormi cantonate anche dopo anni di esperienza con le 5 leggi biologiche e giocare con la salute può essere pericoloso. Il linguaggio biologico è terra-terra, ma proprio per questo la diffusa abitudine a fare interpretazioni intellettuali e simboliche senza ascoltarci, sentirci interiormente, rende il compito arduo. In effetti un'altra credenza da mettere da parte per far sì che questa analisi sia proficua è l'assunto secondo il quale la consapevolezza intellettuale di qualcosa produca di per sé un cambiamento percettivo biologico. Non è così, o perlomeno consideralo un fatto raro. Perciò nella ricerca dell'evento CL sarà necessario andare a caccia di un fatto concreto che ha fatto percepire all'organismo che qualcosa è diverso, un'azione reale, anche passata inosservata, piuttosto che un qualche pensiero astratto. Questo procedimento si è preso con il gusto della curiosità e con la voglia di verificare una cosa inequivocabile, cioè se adesso ho cominciato a star male, poco fa ho lasciato andare qualcosa. E se non mi sono accorto, posso provare a scoprire cosa e imparare dal mio corpo. In seguito, approfondendo la materia, si potranno aggiungere dettagli e precisione. Quindi, ricapitolando, le regole di base del procedimento sono cercare la CL, cioè la conflitto-lisi, in un fatto concreto e non la DHS, lo shock biologico, almeno non in un primo momento. E verificare su di sé, che significa sperimentare queste leggi quotidianamente, lasciarsi sorprendere da riscontri sempre più convincenti e integrare una diversa visione delle cose. In questo percorso si acquisisce anche la consapevolezza che non si sta facendo una cura o una terapia, e questa è un'idea comune e distorta che spesso diventa un ostacolo alla comprensione di questa materia. Perché quello terapeutico è un altro ambito popolato dalle numerose tecniche finalizzate alla relazione di aiuto. Puoi imparare questo modo empirico per verificare le relazioni tra psiche e corpo attraverso le lezioni che 5LB Magazine ha preparato con questo fine sulla piattaforma online di corsi. Il percorso dipende dal tuo livello di conoscenza delle 5 leggi biologiche. Troverai conferenze e corsi gratuiti per cominciare, corsi di base sulle 5 leggi biologiche e corsi applicativi avanzati per ogni apparato del corpo, per riconoscere sintomo per sintomo la causa psichica che fa reagire il corpo in quel modo. Nell'articolo oggetto di questo podcast troverai tutti i link che ti servono per approfondire questa materia e imparare a applicarla nella vita quotidiana.